Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a potare questo acero palmato. Questa è una sottospecie, in particolare un acero palmato Bihu, del quale io non avevo mai sentito parlare prima di oggi. L'ho trovato in vivaio e mi è piaciuto per la sua colorazione giallo-arancione che ha sui rami e quindi ho deciso di prenderlo. Oggi andrò a fare, diciamo, una prima potatura, soprattutto su questa parte alta dove ha 4 grossi rami che escono e danno una controconicità che non va bene. Quindi sicuramente uno, ma probabilmente anche due andranno a saltare. Ok, tolgo un primo rametto qua davanti. E... Ha già due buoni rami che potrebbero diventare i rami primari e secondari. E in questo caso questo che è più in alto lo vado a potare, mentre quello sotto lo lascerò crescere per farlo diventare più lungo e più grosso. Adesso vado a togliere uno dei 4 rami grossi che sbucano da lì sopra. Rifinisco il taglio. Diciamo che ora posso decidere se impostare come nuovo apice uno dei due rami che vanno o a destra o a sinistra. Probabilmente sceglierei quello di sinistra, ma per una pura questione estetica. E andrei invece ad accorciare questo qui a destra. Questo di destra potrei accorciarlo o dall'apice proprio oppure andando un po' più stretto fino a dove parte quel ramo secondario. Andando a tagliare però solo la parte apicale rimane comunque un ramo molto lungo che comunque rischia di far ingrossare ancora molto questa parte, quindi mi sa che vado a tagliarlo più stretto, in modo da lasciare quell'unico piccolo ramo secondario e farlo poi formare un palco a quell'altezza qua. Diciamo che questo è un albero che ancora è in uno stadio molto giovanile e infatti poi lo andrò anche a rinvasare e lo andrò a mettere sicuramente in una ciotola molto grande da coltivazione per far ingrossare il tronco e tutti i diametri anche dei rami. Adesso sto andando a tagliare, diciamo, il mio apice, quello che diventerà il mio apice, perché non voglio che diventi troppo grosso subito, altrimenti causerebbe, diciamo, sempre un discorso di controconicità che non va bene. Quindi utilizzerò questo ramo più sottile come apice sostitutivo. Per questo ramo che si trova qua dietro penso che andrò sicuramente ad accorciarlo e lascio giusto un piccolo ramo secondario che esce sempre da lì che andrà a formare, diciamo, un ramo di profondità. Questo sicuramente sarà un albero che sarà in futuro, se sopravvive, se crescerà come deve crescere, diventerà sicuramente uno stile eretto formale. Infatti adesso probabilmente vado a piegare questo ramo qua, cioè ad abbassarlo più che altro, con un po' di filo,
mentre il primo ramo, quello a destra, non lo vado a toccare perché è ancora troppo sottile. Vado ad utilizzare questo filo che è un 2 mm, filo di rame. Vado a fissarlo al tronco e poi lo lego attorno al ramo da piegare. Lo lego, diciamo, in modo molto blando perché tanto non deve andare a segnare il ramo, mi basta solo che lo tenga un po' più in basso. Questo ramo sì, non lo andrò a toccare più di tanto e nemmeno questo qui in alto perché sono ancora decisamente troppo sottili. Però potrei provare con un filo sottile di 1 mm ad andare a piegare quello apicale per portarlo un po' giù, visto che sicuramente durante questa stagione si ingrosserà e dopo piegarlo diventa impossibile. Quindi almeno questo qui in alto, che è già un po' più grossettino rispetto agli altri, lo vado a piegare. Utilizzo un filo di 1 mm appunto. Anche in questo caso lo lego molto blandamente perché è un ramo davvero molto sottile, quindi mi basta proprio poco per piegarlo e ho solo bisogno di andare ad abbassarlo un po', non di, di far proprio segnare il ramo col filo. Ok, direi che la potatura a questo punto è finita e sì, adesso diciamo che non ha un aspetto bellissimo questo albero, però se cresce e starà bene in futuro diventerà più apprezzabile sicuramente.
Stavo pensando che con tutta questa roba che ho tagliato potrei farci qualche talea. Ora preparo il tutto e poi faccio il video. Ok, ho preparato tutto l'occorrente per fare le talee, quindi ora vi faccio vedere come faccio le mie talee di acero Bihu. Uso innanzitutto un ormone radicante, in questo caso in polvere, che è questo qua, e diciamo che vado ad utilizzare i rami più lunghi, cioè più grossi che ho tagliato, e vado a spuntare eventuali rametti e vado a tagliare con un angolo di circa 45 gradi il fondo delle mie talee. Dopodiché prendo le mie talee e le infilo dentro al barattolo con l'ormone radicante, le sbatacchio un po' per togliere l'ormone in eccesso e poi le vado a inserire in questo caso dentro a pura pomice. E in questo caso uso solamente la pomice perché per far radicare hanno bisogno di molta aria, comunque una buona umidità, ma non una grossa umidità come la torba, eccetera. Quindi per ora per le talee, come anche per gli amadori, eccetera, basta tranquillamente un substrato di pura pomice, si può usare anche la perlite. In questo caso non ci servono eventuali substrati che abbiano concimi o cose varie. Ok, questa qui era l'ultima. Ecco qui le mie 5 talee di acero BH. Li terrò aggiornati nel caso dovessero radicare. Ok, piccolo recap del lavoro fatto adesso. Queste sono le 5 talee e questo è l'acero che sono andato a potare. Questo è come si presenta. Ok, grazie a tutti per aver guardato questo video e ci vediamo nel video della potatura, che ancora non so se sarà in questo video o in un altro video. Nel dubbio, ciao, iscrivetevi e lasciate un like.